Bentornati a tutti quanti. Come promesso, oggi voglio parlarvi dei nidi da utilizzare per i canarini e per i pappagallini e inoltre quale materiale di fondo mettere dentro al nido. Abbiamo fatto tutto nel modo corretto, una bella preparazione, adesso non bisogna rovinare tutto proprio quando dobbiamo mettere i nidi. Devi sapere tutto per non sbagliare questo passaggio fondamentale. Molti di voi sono interessati ai nidi dei canarini, affronteremo subito questo discorso, ma prima volevo parlarvi dei nidi di pappagallini. I pappagallini come cocorite, agapornis, calopsiti e parrocchetti fanno il nido nelle cavità. Quindi dovremo utilizzare il nido di legno chiuso. Logicamente il nido deve essere proporzionato al tipo di pappagallino, meglio se anche più grande. Questo è un nido chiuso di legno con il foro. Qui c'è un buchino dove va inserito un posatoio che per esperienza posso dirvi lo rosicchieranno subito, quindi io vicino al nido metto comunque un posatoio dove loro possono usarlo per entrare e per uscire. C'è anche uno sportellino per l'ispezione, per poter vedere dentro quando depongono le uova e controllare quando ci saranno i piccoli. Questo in particolare è un nido che vendono per gli inseparabili. A me sembra un po' piccolino perché con il mio socio facevamo nidi un pochino più grossi, ma in commercio trovate questa misura che dopo vi dico. Per le cocorite in commercio c'è questo nido che è un pochino più piccolo. Se sapete già di avere una coppia che fa tanti piccoli o volete farli stare un po' più larghi, questo nido che vendono per gli inseparabili va benissimo anche per le cocorite. Poi c'è il nido per le calopsiti o parrocchetti che è leggermente più grosso. Qui per esempio c'è un cassettino per l'ispezione. Adesso vi dirò cosa mettere dentro come materiale di fondo e perché. Si possono usare vari materiali, per esempio segatura, tutolo di mais. Trovo che la segatura sia un pochino più morbida e rimane più morbida per tutta la covata. Potete trovarla nei supermercati, quella per criceti e conigli perché è pulita. Non utilizzate quella che magari avete preso da una segheria o quella che potete realizzare voi quando tagliate della legna, se lo fate, perché quella è sporca. Noi dobbiamo avere la massima igiene dentro ai nidi. Vendono questa segatura o anche il tutolo di mais nei negozi specializzati per animali. A che cosa serve però? Ha varie funzioni. La funzione più importante è quella di mantenere la giusta umidità delle uova. L'umidità che dovete avere nel locale per far sì che le uova riescono a incubarsi nel migliore dei modi è tra il 55 e il 65%. Se avete più umidità occorre un sistema di areazione maggiore del vostro locale. Se viceversa avete meno umidità, bisogna intervenire con degli umidificatori. La giusta umidità è importante perché averne troppa o averne troppo poca può compromettere l'incubazione delle uova e quindi se avete troppa umidità, per esempio, l'uovo può morire. Se ne avete troppo poca, l'uovo si disidrata e quindi questo, come potete capire, non va bene. Bisogna avere un'umidità tra il 55 e il 65%. Un'altra funzione importantissima del materiale di fondo è quella di non far andare le uova un po' in giro per il nido, quindi tenere ferme le uova. Le femmine ogni tanto girano con le zampe le uova per far sì che l'uovo non muoia, per mantenere l'embrione al centro dell'uovo.
Se manca il materiale di fondo, ci sono dei pericoli. Il primo pericolo potrebbe essere che le uova potrebbero essere rotte. Ci sono femmine che magari mettono troppo peso sulle uova e, non essendoci questo cuscinetto di fondo, potrebbero rompersi le uova. Ma anche dopo, se dovessero nascere i piccoli, soprattutto negli inseparabili, c'è il rischio di schiacciamento e quindi si verifica il classico fenomeno di zampe divaricate, che poi non è facile da gestire. O peggio, potrebbero anche rimanere schiacciati fino alla morte. Sempre parlando di agapornis, quindi di inseparabili, io uso anche della paglia. Gli inseparabili costruiscono un nido sopra il materiale di fondo che mettiamo noi con dei rametti, oppure appunto io metto la paglia perché è più facile da modellare. Se non la portassero dentro al nido, io gliela metto in un angolo dentro al nido e loro insomma si costruiscono questo nido, classico nido che conosciamo tutti, un po' a conca, e diciamo che il nido contribuisce all'isolamento delle uova, quindi a mantenere un po' più al caldo le uova e a garantire quell'umidità necessaria per una buona schiusa. Il problema che hanno in molti è che i pappagallini a volte buttano fuori il materiale di fondo che abbiamo messo dentro al nido. Questo è perfettamente normale, si può verificare, perché in natura loro, quando trovano un posto dove fare il nido, la prima cosa che fanno è pulire il nido, quindi togliere tutto quello che può dar fastidio, quindi una pulizia generale del nido. Io consiglio di continuare a inserire il materiale di fondo, ma fino a che non depongono il primo uovo. Dopodiché consiglio di non mettere più le mani nel nido, perché potrebbero abbandonare. E se proprio la femmina non vuole niente dentro al nido, dobbiamo arrenderci e lasciargli fare una buona covata. In effetti, se andiamo a vedere dentro al nido, prendiamo, non so, per esempio quello di cocorita, che sono quelle che buttano più fuori il materiale di fondo degli altri, c'è in mezzo quella conchetta. Ecco, se riescono a fare le uova lì dentro, le uova rimangono ferme ed essendo un po' a conca non vengono schiacciate. Ma normalmente le fanno dove capita e poi le uova si muovono, si spostano, e questo può far sì che le uova che poi non ha sotto di sé, ecco, possono raffreddarsi e quindi morire. Quindi io consiglio sempre di mettere un materiale di fondo di qualche centimetro in maniera che lei possa covarle in pace senza che ogni tanto gli scappa un uovo da una parte, quindi se lo va a riprendere, insomma viene disturbata. Con il materiale di fondo, oltre a mantenere stabile l'umidità necessaria ed evitare che le uova vengano schiacciate, rimangono anche tutte, diciamo, nello stesso posto. Eviterei di spruzzare dell'acqua anche nebulizzata sulle uova. Casomai, se avete meno umidità, potete mettere una vaschetta dell'acqua, tipo quella per fare il bagno, dentro alla gabbia, e se la femmina riterrà opportuno umidificare lei le uova, andrà a prendere quest'acqua, si bagnerà un po' e risolve questo problema. Qui da me questo problema non c'è perché io abito in un posto umido, quindi devo stare attento a non avere l'umidità troppo alta e quindi non gliela metto. Ma adesso parliamo delle misure. Allora, le misure che vi dico sono le misure minime. Chiaramente, se volete prendere nidi un po' più grossi o li costruite voi, potete farli anche più grandi e staranno più comodi. Per le cocorite consiglio minimo un 12 di lunghezza, un 12 di larghezza e 15 di altezza. Per le cocorite il diametro del foro 5 cm. Per gli inseparabili consiglio minimo 20 cm di lunghezza, 15 di larghezza e almeno 15 cm di altezza. Il diametro del foro per gli inseparabili deve essere di 6 cm.
Passiamo adesso alle misure del nido delle calopsiti e dei parrocchetti. Lunghezza 30 cm, larghezza 20 cm, altezza almeno 20 cm. Per questo tipo di pappagallino ci sono i nidi orizzontali come questi, oppure vendono quelli verticali, quelli messi così. Li ho provati tutti e due e preferisco quelli sviluppati in orizzontale. Questo perché chiaramente c'è più spazio all'interno del nido ed essendo che le calopsiti stanno insieme dentro al nido, cioè vuol dire che il maschio addirittura durante il giorno aiuta a tenere al caldo le uova, mentre magari la femmina esce per sgranchirsi, per mangiare. Due calopsiti più i piccoli in verticale rimane uno spazio troppo piccolo. Quindi io consiglio, diciamo, quello sviluppato in orizzontale. Il diametro del foro 7-8 cm. I nidi potete metterli sia internamente alla gabbia che esternamente. Io ho provato come al solito tutte e due le opzioni. Preferisco metterli esternamente, così posso controllare meglio, posso ispezionare meglio il nido per vedere quando fanno le uova e poi quando ci saranno i piccoli posso controllare meglio. All'interno viene un pochino più scomodo, ma conosco allevatori che regolarmente hanno i nidi all'interno, magari per problemi di spazio, e diciamo che sulla covata non influisce. È un pochino più scomodo per controllare. Adesso parliamo dei nidi per i canarini. Ci sono due tipi di nidi per i canarini, quelli interni e quelli esterni, ci sono diverse tipologie, dipende poi dalla marca. Questo nido chiaramente si mette all'interno della gabbia. I nidi esterni ovviamente si mettono all'esterno della gabbia, possono essere aperti come questo oppure chiusi come questo. Questo chiuso garantisce un pochino di privacy. Ci sono delle femmine che preferiscono il nido chiuso appunto per essere disturbate il meno possibile e stare più tranquille. Ma ho avuto ottimi risultati anche con questi aperti. Ci sono canarine che gli piace più il nido interno e ci sono canarine che preferiscono quello esterno. Io di solito li metto tutti e due e lascio a lei la scelta del nido. Quando poi comincia a costruire il nido, quindi sceglie quale vuole, chiaramente tolgo l'altro. I nidi ci sono in plastica oppure in vimini. Una volta usavo quelli in vimini, però mi trovo meglio con quelli in plastica perché sono più facili da lavare, quindi secondo me sono anche più puliti, si lavano con l'acqua calda. Io addirittura a volte li metto anche dentro la lavastoviglie a 70 gradi così li disinfetto. Chiaramente prima gli do una sciacquata e li pulisco già con acqua calda e un po' di sapone per i piatti, lo lavo bene e dopodiché lo inserisco nella lavastoviglie. Ci sono queste coppette in feltro che vanno applicate dentro al nido. Qualcuno le fissa sotto per non fargliele togliere. Effettivamente qualche canarino le prime volte potrebbe tirarlo via e tirandolo via magari ci sono le uova, si andrebbero a rompere, quindi non è una brutta cosa andarlo a fissare sul fondo in maniera che non si possa più togliere. Questa coppetta ha una funzione. La prima funzione è quella proprio di creare stabilità. Noi diamo, diciamo, il posto per creare il nido e loro useranno l'aiuta, costruiranno il nido qua sopra. Le uova staranno un pochino più al caldo e ha una funzione importante in caso di attacco di acari, perché gli acari durante la cova, se ci sono, vanno proprio dentro al nido. Essendoci la coppetta, vengono comunque trattenuti. Da qui loro non passano, non riescono ad andare dall'altra parte. E quindi se ce ne accorgiamo in caso di un'infestazione acari,
possiamo intervenire subito e non perdiamo la nostra covata. I nidi dei canarini hanno due diametri, cioè il 10 cm e il 12 cm. Anche qua sempre meglio nel largo, io li ho da 10, ormai ne avevo un po' da 10, quindi ho continuato con 10, però il 12 chiaramente, se avete una covata di, non so, 5 canarini, beh, stanno più larghi. Come materiale di fondo per la costruzione del nido dei canarini si usa la juta. Io uso la juta con dei pezzettini di cotone dentro. Questa va messa o sopra la gabbia o all'interno della gabbia e la canarina comincerà a strappare con il becco i fili di juta e andrà a costruirsi il nido. L'importante è non andare a recuperare la juta che troverete sul fondo della gabbia, perché ovviamente potrebbe essere sporca. Quindi continuate a fornire juta pulita quando vedete che non ce ne ha più a disposizione. Ma come dico sempre, se avete delle canarine pronte, il nido lo costruiranno abbastanza velocemente. Ci sono canarine che lo costruiscono in un paio d'ore da quando avete messo i nidi. Ci sono canarine che invece hanno bisogno di qualche giorno in più, ma è importante non andare a raccogliere quella che cade per terra. Io penso di avervi detto tutto sui nidi dei canarini e dei pappagallini. Vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like per sostenere il lavoro che sto facendo. Nel prossimo video metterò tutti i nidi. Ti aspetto!